In Corea nell'ultimo mese una ragazza è diventata cieca per colpa di un dermatologo. Questa purtroppo è solamente una delle ultime storie che sono accadute e che stanno accadendo tutt'oggi in Corea del Sud all'interno delle cliniche dermatologiche. E di questo andremo a parlarne più nel dettaglio all'interno di questo video. Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Parliamo per l'ennesima volta di K-Beauty, ovvero standard di bellezza, trattamenti di bellezza, ma in una versione un po' diversa dal solito. Partirò con lo spiegarvi quali sono le differenze, come sono cambiati nel tempo i trattamenti che vengono più fatti in Corea, perché c'è un cambiamento proprio anche a livello culturale, secondo me, da quello che ho percepito, per poi andare a parlare di tutte quelle che invece sono le problematiche nuove che stanno uscendo a causa di questi trend. Ho fatto tantissimi video riguardo alla chirurgia plastica in Corea, quindi già sapete quali sono gli standard di bellezza: viso piccolo, mento appuntito, naso fino, eccetera eccetera. E come vi ho raccontato molto spesso, per riuscire ad avere questi lineamenti quello che fanno è letteralmente distruggersi il viso, e dico distruggersi proprio perché è quello che fanno. Per esempio, per avere una mandibola meno scavata vanno a distruggere l'osso, a riattaccarlo. Sono interventi veramente pesanti che molto spesso richiedono mesi e mesi poi per riuscire a guarire, mesi in cui magari non si riesce a mangiare, perché capite che se vi siete rotti la mandibola, mangiare diventa effettivamente complicato, e sono appunto degli interventi che vanno letteralmente a cambiare i connotati del viso. Ora, questi standard di bellezza sono sicuramente ancora presenti in Corea, forse oggi più che mai, però c'è anche da dire che c'è un leggero shift, un cambiamento, almeno da quello che sto percependo io, anche vedendo quello che viene o meno promosso, nella tipologia di trattamenti che si stanno facendo. Si vedono naturalmente tutt'oggi delle ragazze e ragazzi che sono totalmente finti, nel senso, perché obiettivamente si vede quando uno è finto o no, perché proprio fino a qualche anno fa si andava proprio a ricercare una sembianza che sembrasse finta, dei connotati che non sono effettivamente presenti comunemente, perlomeno in natura. Adesso c'è effettivamente questo cambiamento. L'ho notato molto anche guardando tipo i dating show coreani, quindi i programmi di appuntamenti, con le richieste che hanno i ragazzi verso le ragazze. Molti chiedono ragazze che non siano rifatte, e attenzione, perché il essere rifatti in Corea ha una percezione un po' diversa rispetto a quello che noi abbiamo in Europa. Quello che intendono è che non vogliono il look visual appunto di una ragazza che si vede che si è rifatta. Questo principalmente l'ho sentito dire dagli uomini. Questo proprio a dimostrare come si stia cercando di, sicuramente sempre tramite la chirurgia plastica o comunque trattamenti, però di passare a delle sembianze più naturali, dato che magari all'epoca non si poteva prevenire perché non c'erano ancora le tecnologie. Quello che fanno adesso è cercare di prevenire quello che sia l'invecchiamento oppure le macchie del viso, l'acne. Cercano di risolvere il problema prima che questo accada, e lo fanno con diverse metodologie. Una di queste, che è personalmente una di quelle che apprezzo di più perché è la meno invasiva, ed è una di cui vi ho parlato diverse volte perché è stato spesso lo sponsor del nostro video, ma proprio perché è un prodotto che effettivamente va ad aiutare molto senza essere invasivo. È appunto questo prodotto che aiuta a prevenire la formazione delle rughe, ma per mostrarvelo facciamo un attimo uno switch. Questa è una cosa di cui vi avevo già parlato diverse volte, perché io personalmente la utilizzo da diversi anni, e è anche tra l'altro lo sponsor di questo video, quindi ringraziamo. È il metodo per riuscire a prevenire le rughe che si formano mentre voi state dormendo. Questo è un metodo che mi era stato consigliato tra l'altro anche da dei dermatologi proprio in Corea. Infatti è vero che esistono le rughe d'espressione, ma se ci pensate, io per esempio lo noto tantissimo. Ho iniziato a notarlo 4-5 anni fa, che quando mi sveglio al mattino, dato che io dormo a pancia in su o di lato, il viso rimane tutto schiacciato, e quindi mi svegliavo, cioè ancora ce l'ho ancora in questo momento, con delle linee sul viso che appunto sono quelle linee che fanno l'effetto di faccia stropicciata e vengono appunto chiamate
rughe del sonno. E il metodo più semplice è quello di utilizzare dei cuscini appositi, come appunto questo qui di Sleep and Glow. Tra l'altro adesso stanno facendo gli sconti più alti che fanno durante l'anno, perché è il loro anniversario, quindi c'è il 15% di sconto su tutto, ma poi ve ne parlo meglio dopo. Praticamente questi cuscini, come vedete, sono concavi ai lati e grazie a questa forma permette al viso di non schiacciarsi durante la notte. Tra l'altro questo cuscino è stato proprio clinicamente testato ed è stato dimostrato che aiuta a ridurre appunto le rughe del sonno. Infatti nei test che hanno fatto l'87% delle persone ha effettivamente riscontrato una riduzione di queste rughe. Tra l'altro non è solo il cuscino, ma ci sono diverse tipologie di questo cuscino e diverse tipologie di federe. Questo nello specifico è quello che stiamo usando adesso, che è estate, della versione cooling. È infatti stato creato con dei canali che permettono all'aria di passare in modo da rendere appunto il sonno più fresco in punti strategici dove magari si suda di più, come ad esempio le guance o la nuca. E anche la federa è fatta in un materiale molto particolare, infatti è un materiale rinfrescante infuso con cera di colza microincapsulata, che è proprio progettato per riuscire a regolare la temperatura durante la notte. Se anche voi sudate tantissimo durante la notte, appunto potete scegliere questa versione che vi aiuta a stare più freschi. Tra l'altro, come vi ho detto, non fanno praticamente mai sconti importanti, però per il loro anniversario adesso c'è il 15% di sconto su tutto, quindi è il momento probabilmente dell'anno migliore se li volete provare. E tra tutti i prodotti vari che ho provato, questo è quello tra virgolette anche meno impegnativo da utilizzare, perché dovete letteralmente semplicemente dormire, ma che vi fa subito vedere gli effetti, perché vi risvegliate al mattino che veramente il viso si vede che è meno stropicciato e ci sono meno rughe rispetto a quando dormite con un cuscino normale. Comunque appunto, se lo volete provare vi lascio più informazioni qui sotto. Rieccoci qui. Come dicevo, oltre a questo che può essere proprio come magari la skincare, un modo per prevenire in questo caso le rughe del sonno, o per la skincare magari i rossori, le macchie del viso, eccetera. Questo shift che c'è stato è stato soprattutto per quanto riguarda le cliniche dermatologiche. Avrete notato che su TikTok, Instagram, eccetera, ci sono migliaia e migliaia di video di persone che dicono vado in questa clinica e provo questo trattamento, eccetera. Questi sono tutti trattamenti naturalmente molto meno invasivi rispetto alla chirurgia plastica, però comunque hanno anche questi i loro rischi. Quello più popolare, che sicuramente ve lo ricorderete perché insomma fa anche un po' effetto sentirlo dire nonostante non sia nulla di così estremo, sono le iniezioni di sperma di salmone, o meglio di DNA di salmone. Viene chiamato appunto PDRN, magari a livello proprio di queste cose ve lo posso spiegare meglio in un altro video. Comunque sono delle iniezioni che vanno a stimolare la produzione di collagene, dovrebbero migliorare l'elasticità. Subito averle fatte vi lasciano il viso pieno di punti e sembra molto inquietante, lo ammetto. Oltre a queste con il PDRN, quindi questo sperma di salmone, ci sono adesso, ne vanno tantissimo con gli esosomi, il glutatione. Se volete appunto saperne di più, magari vi faccio vedere anche quali sono i prodotti di skincare che vanno un po' a simularle senza andare effettivamente a iniettarsi nulla nel viso. Magari fatemelo sapere nei commenti e ci faccio un video a parte. Fatto sta che questo ha portato a diversi problemi. Sicuramente c'è tantissima pubblicità per queste cliniche che fanno questa tipologia di iniezioni, ma persone stesse, i dottori stessi che creano queste cliniche, non sono dottori che sono molto professionali o hanno comunque le abilità per fare i trattamenti che effettivamente vanno a fare. Se siete andati in alcune di queste cliniche, a volte noterete che è letteralmente come andare al centro commerciale, nel senso che ci sono centinaia di persone sedute, tutti con magari le pomate che servono per anestetizzare la pelle, e è letteralmente entrare in una stanza, siringa, fuori, entrare in una stanza, siringa, fuori, uno dopo l'altro. Non c'è un vero e proprio momento in cui ti fanno tutta la consulenza. È proprio come andare al supermercato, invece di comprare un chilo di pomodori ti prendi 4 siringhe diretto. Ora, non per tutte le cliniche naturalmente, ci sono naturalmente delle cliniche assolutamente affidabili. Quello che voglio dire è che ci sono delle problematiche proprio sul fatto che, dato che c'è tantissima richiesta, e con tantissima richiesta intendo che ci sono proprio dei tour organizzati che vengono da
tutto il mondo solamente per andare a fare questi trattamenti, che ci sta, però questo ha portato alla creazione di nuove cliniche appunto fatte da dottori che non sono in grado di fare il loro mestiere, non sono comunque abbastanza esperti. E questo ci porta per esempio al caso di questa ragazza. Lei era andata a fare, si chiama Jovi, sostanzialmente andavano a fare un filler sotto gli occhi, dovrebbe aiutare in teoria anche con le occhiaie. Me l'avevano consigliato, io ho il terrore del filler, quindi non l'ho fatto. Quello che è successo è un trattamento comunissimo, non è un trattamento ad alto rischio se fatto da persone che sanno fare il loro mestiere. Purtroppo non è stato il caso di questa ragazza, infatti gli hanno fatto l'iniezione. Lei da subito ha raccontato, ha detto al dottore che aveva iniziato a non vederci. Il dottore in quel momento avrebbe potuto agire, bloccare la situazione e riuscire a risolverla, vuoi per mancanza di tempo, vuoi perché non ha preso la cosa sul serio, vuoi perché probabilmente non era effettivamente all'altezza di fare il suo mestiere. Ha semplicemente detto alla ragazza che è una cosa che può succedere, che è temporanea e che si risolverà. Questa cosa purtroppo non è successa e la ragazza si è ritrovata ad oggi che è cieca. E questa, se ci pensate, è una cosa terrificante, perché voi quando andate in una clinica molto spesso non sapete qual è la qualità della clinica e quali sono effettivamente le capacità del dottore, soprattutto adesso che si è tempestati su TikTok da centinaia di persone che appunto fanno vedere di questi trattamenti. Su 100 cliniche che magari sono buonissime, può capitare che ce ne siano una o due fatte da dottori che però non sono appunto all'altezza. E questa forse è uno dei casi anche più fortunati, perché quello che appunto è capitato alla ragazza è quello di essere rimasta cieca, che è sicuramente una tragedia, però perlomeno è ancora viva. Purtroppo in Corea, con appunto questo discorso che ci sono tantissime richieste e qualsiasi persona vuole diventare dottore e molto spesso non ci sono abbastanza dottori per riuscire a colmare questa richiesta, c'è una problematica molto seria chiamata la problematica appunto dei ghost doctor come dottori fantasma. Questo è purtroppo una cosa che il governo sta cercando di risolvere, però non è ancora risolta al 100% proprio a causa di questa grandissima richiesta. Quello che capita è che ci siano dei dottori di facciata che sono super famosi, vanno in televisione, hanno i cartelloni pubblicitari ovunque e voi andate alla loro clinica sperando che siano loro poi effettivamente a farvi i trattamenti o a farvi la chirurgia. Questo perché appunto grazie all'immagine che si sono costruiti le persone si fidano di loro. Purtroppo ci sono diversi casi in cui, nonostante i clienti pensino che siano quelli i dottori che gli andranno poi ad operare o a fare le iniezioni, in realtà non è così. Solitamente funziona così, soprattutto quando si tratta proprio di chirurgie. All'inizio, prima che l'anestesia entri a fare effetto, il dottore si presenta, spiega un po' al paziente cosa succede, si veste, sembra che sia lui effettivamente a fare l'operazione, quando in realtà poi, una volta che l'anestesia fa effetto, quindi il paziente si addormenta, esce, va dal prossimo cliente, perché come vi ho detto molto spesso c'è un limite umano di quantità di operazioni chirurgiche che ovviamente un dottore può fare, giusto? Ne prendono molti di più, quindi è naturale che un dottore non possa fare 10 operazioni chirurgiche al giorno, a meno che lui non faccia solamente quei 5-10, un quarto d'ora iniziali e poi passi al prossimo cliente. E questo purtroppo è quello che accade in molti casi. Il dottore passa al prossimo cliente quando si è addormentato e chi effettivamente fa la procedura non è una persona qualificata, molto spesso non è una persona qualificata, a volte non hanno nemmeno la laurea in medicina, ma magari sono persone a cui è semplicemente stato insegnato, a volte sono semplicemente infermieri, quindi di certo non chirurghi, e questo purtroppo ha portato alla morte di diverse persone. Si può dire che grazie, tra virgolette, alla morte di queste persone il governo è riuscito a fare qualcosa. Adesso nelle sale operatorie è obbligatorio mettere delle telecamere, in modo che appunto se il cliente poi può effettivamente controllare chi gli ha fatto o no appunto l'operazione. Questa però è una cosa molto più semplice per quanto riguarda appunto le operazioni chirurgiche, perché questo purtroppo non accade nelle cliniche dermatologiche, che sono quelle che adesso stanno iniziando a dare sempre più problemi.
In queste cliniche dermatologiche, come vi ho detto, molto spesso magari si fanno interventi, non si fanno proprio degli veri interventi, ma si fanno iniezioni, laser, che sono sicuramente molto meno invasive rispetto a una chirurgia, però comunque se fatte da persone che non sono all'altezza, naturalmente possono avere degli effetti molto negativi. E qui secondo me si arriva in un momento di dilemma, nel senso che da una parte è buono che magari ci sia stato questo shift, quindi da interventi più invasivi a interventi meno invasivi, e anche positivo in un certo senso che siano così accessibili. È un'arma a doppio taglio, nel senso che sicuramente il fatto che sia più accessibile porta molte più persone a farli, dall'altro non porta le persone alla disperazione. Questo, aspettate, lo dico perché non so se vi ricordate, ma ne avevo parlato anni fa, di questa modella che era ossessionata dalla chirurgia plastica, e quando non aveva più la possibilità di farla, per comunque continuare a riuscire ad ottenere l'effetto che voleva, ha deciso di iniettarsi da sola degli olio da cucina in viso. Naturalmente potete solo immaginare che cosa possa essere successo, vi lascio una foto come reference giusto per farvi capire. Al giorno d'oggi probabilmente non sarebbe successo, dato che comunque si parla molto più spesso dei trattamenti, sono tutti molto più accessibili e magari le persone non arrivano fino a questo livello per disperazione. Dall'altro lato, ovviamente è stata proprio la cultura, la società dell'epoca, che insomma vabbè anche la società di adesso, che l'ha portata a prendere una decisione così estrema, perché sicuramente tutt'oggi in Corea essere belli è uno dei requisiti per avere successo, o almeno questo è quello che pensano la maggior parte dei coreani quando vuoi trovare lavoro in un'azienda, quando devi trovarti marito o moglie. Comunque l'aspetto fisico in Corea, più che in altre nazioni, perché comunque vale insomma il pretty privilege, diciamo che vale un po' in tutto il mondo, in Corea invece è portato un po' più all'estremo. Tutto questo video per un po' raccontarvi quali sono anche i pericoli che ci sono nel fare questa tipologia di trattamenti. Io, sapete, sono assolutamente pro chirurgia plastica, pro trattamenti, però il fatto che siano diventati così accessibili lo trovo problematico, proprio per il fatto che molto spesso non sapete veramente in che clinica state andando finché non ci siete. Quello che vi posso consigliare è di appunto informarvi bene, guardare più review possibili, magari andare a visitare prima la clinica per vedere effettivamente se è una di quelle cliniche stile supermercato dove entri, vai e fai, oppure magari pagate un po' di più, però avete effettivamente un dottore che vi segue, perché uno dei problemi è che vengono tutte sponsorizzate queste cliniche dove effettivamente i prezzi sono bassissimi, quindi se magari fare il Botox in Italia ti costa 300 euro, in Corea magari te ne costa 50, e ovviamente uno è più tentato ad andare in queste cliniche che costano poco. Non per dire che le cliniche che costano poco facciano tutte schifo, non è assolutamente così, anche per una questione di mercato è normale che costi meno, dato che c'è così tanta non solo richiesta ma anche offerta. Dall'altro lato appunto diffidate sempre e informatevi bene quando volete andare a fare appunto qualche trattamento. Spero che il video sia stato interessante, spero di avervi aiutato. Se andate in Corea e volete fare qualche trattamento, quindi fatelo, però informatevi molto molto bene, e ricordatevi che comunque ci sono tanti trattamenti ora che non sono poi così invasivi, che vi possono aiutare a prevenire prima che appunto le problematiche che magari vi potrebbero infastidire escano. E niente, questo è tutto. Fatemi sapere poi nei commenti se voi avete provato qualche trattamento, cioè qualche cosa in particolare che volete consigliare agli altri, e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.